e nelle braccia avea Madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava e de sto core ardendo, lei paventosa umilmente pascea. Amici, bentornati a queste video recensioni targate Artelet Filoarcheo. Oggi sono qui per rendere giusti meriti e un grande apprezzamento nei confronti del film uscito quest'anno su Dante, diretto da Pupi Avati. Dico questo perché purtroppo su internet o comunque mi è capitato di sentire in giro purtroppo notizie discordanti, comunque recensioni negative per lo più e come vi dicevo appunto non è stato particolarmente visto di buon occhio e questa cosa mi dispiace, soprattutto perché anche questo è un prodotto che è stato realizzato con l'ausilio di studiosi di Dante, ma soprattutto anche di Boccaccio, perché forse molti di voi non sanno che questo film è sì ispirato alla storia di Dante, ma dal punto di vista di Boccaccio e praticamente si rifà soprattutto a un celebre componimento di Boccaccio, che è stato sempre un grande estimatore di Dante e nel film appunto traspare molto questa sua forte emozione, amore nei confronti del sommo poeta. Vi dicevo che quindi il film è basato principalmente sul noto trattatello in laude di Dante composto da Boccaccio presumibilmente nel 1362. Quindi tutta la vicenda si svolge nel contesto in cui Boccaccio raggiunge Ravenna per portare i fiorini destinati alla figlia di Dante, Antonia, che nel frattempo è diventata Suor Beatrice, guarda caso, e questi fiorini sono una sorta di risarcimento ai danni della famiglia Alighieri, appunto, che ha esiliato Dante e quindi ha portato sciagure e conflitto, all'interno anche della stessa famiglia. Quindi è la vicenda di Boccaccio che compie questo viaggio e all'interno di questo suo pellegrinaggio cerca di ricostruire le vicende legate a Dante e quindi da lì si ricostruisce tutta la storia di Dante dalla sua fanciullezza fino poi al matrimonio con Gemma e successivamente al suo esilio. Io personalmente l'ho considerato un grande film, veramente grande, ma veramente per lo spessore dato alla narrazione. Chiaramente anche le ambientazioni sono favolose tra Spoleto, Viterbo, Ravenna, quindi veramente delle scenografie pazzesche, per non parlare anche dell'interpretazione che sono stati dati appunto dai diversi attori. Vi ricordo allora che Giovanni Boccaccio è interpretato da Sergio Castellitto, che a mio avviso è stato un grande Boccaccio, e il personaggio di Dante da giovane da Alessandro Sperduti, che anche qui chi se lo ricorda, soprattutto nella nota serie dei Medici, Sperduti ha interpretato Piero il Gottoso da giovane, quindi anche qui un personaggio che in qualche modo si sposta dal Medioevo al Rinascimento, quindi è anche bello rivedere questi attori che ritornano comunque in questi grandi schermi o comunque anche in queste note serie TV che impersonano personaggi veramente di un certo spicco. E vi dicevo, questo film è stato comunque realizzato con la consulenza di importanti studiosi di Dante, quindi importanti dantisti, ma anche studiosi di Boccaccio, quindi ecco, consideriamo queste veramente delle grandi produzioni e mi sorprende ancora una volta il fatto che purtroppo il pubblico non apprezzi sufficientemente, perché chissà che cosa ci si aspetti, no? Esattamente come è successo con Il Primo Re,
quando si raccontava di Romolo e Remo, e anche lì criticato tantissimo perché non rispecchiava in questo caso addirittura la mitologia, e la serie di Leonardo pure è stata criticata. Insomma, ecco, io spero che comunque arrivi l'idea che queste sono produzioni, che queste devono essere considerate, queste sono le vere grandi produzioni. E il fatto appunto che qui si ripercorre la vicenda di Dante dal punto di vista di un altro grande scrittore della nostra letteratura italiana, cioè fa pensare. Vi potrei dire di leggervi il Trattadello per avere qualche idea in più, ma vi direi anche di no, cioè nel senso, comunque si capiscono bene i personaggi, le vicende. Vi potrei dire magari leggetevi un po' la storia di Dante Alighieri per chi non la conosce, però il film è chiaro e comprensibile. Io quindi sono qui con l'augurio insomma che tutti voi possiate vederlo, abbiate modo di vederlo insomma al cinema o prossimamente insomma se sarà distribuito in DVD o su qualche altra piattaforma online. Ecco amici, io quindi spero che insomma abbiate avuto più o meno un'idea di quello che è il film in generale. Anche le musiche sono molto belle, mi piace ricordarlo, insomma, per esempio dunque le musiche del film sono state composte da Lucio Gregoretti e Rocco De Rosa, e c'è questo brano invece, Danza delle sorelle, che è stato composto da Francesco Oliviero. Quindi ecco, mi piace citare anche chi ha composto la soundtrack perché è veramente meritevole. E soprattutto rimanete fino alla fine del film, perché anche lì insomma c'è un bell'augurio che resta a tutti gli studiosi di Dante, insomma in generale della letteratura italiana, che merita insomma di vederlo con i propri occhi. Quindi non scappate subito via, rimanete fino alla fine dei titoli di coda. Quindi io insomma il mio voto personale di questo film è 9, ma anzi potrebbe anche essere 10 a mio avviso, perché veramente è un grande film. Spero appunto per voi che riusciate a vederlo, perché è veramente una produzione italiana con i fiocchi, per cui ve lo ricordo, ve lo raccomando soprattutto, e spero insomma che in qualche modo di avervi un pochino incuriosito di più, o comunque di avervi anche convinti a rivederlo magari un secondo momento sotto un altro aspetto. Vi lascio sotto al video il link per leggervi il Trattadello in laude di Dante, qualora foste curiosi di capire bene anche il testo in generale scritto da Boccaccio, a cui comunque fa riferimento il film. E quindi io come sempre vi ringrazio e ci vediamo nuovamente con altre video recensioni, video e approfondimenti vari targati sempre Arteletto Filoarchio. Un abbraccio grande a tutti e a presto! Tanto gentile e tanto onesta pare. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quando egli altrui saluta. Che ogni lingua de ventre mando muta. Che ogni lingua de ventre manto muta. E gli occhi non ardiscono di guardare. E gli occhi non l'ardiscono di guardare. E la si va sentendosi laudare. Benignamente d'umiltà vestuta. Benignamente d'umiltà vestuta. E par che sia una cosa venuta dal cielo in terra a miracol mostrare. E par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Ha cercato Dio. E Dio è là.